Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo il secondo unboxing del canale e infatti andremo ad unboxare, si dice? Vabbè, rewind. Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi faremo il secondo unboxing del canale, infatti andremo a recensire Insta360 One X, la mia nuova telecamerina. Ma prima di tutto, sigla! Questo è il pacco che mi avete visto prendere nel video precedente. Non ho resistito dall'aprirlo. Infatti il contenuto è tutto quanto qui sulla mia scrivania. Ma cominciamo da quello che è il cuore pulsante di questo video, la telecamerina. Apriamo la scatola. Un gioiellino. Guardate che cosa stupenda. Questo, ragazzi, è secondo me il futuro della ripresa. Qui in mano abbiamo una telecamerina a 360 gradi. Vuol dire che grazie alle due lenti di cui è predisposta, permette simultaneamente di riprendere in qualsiasi direzione intorno a noi, sopra, sotto, destra, sinistra, avanti, dietro. E questo è un passo avanti fenomenale per le riprese, perché non ci dovremo più preoccupare di dove mettere la GoPro o come andarla a angolare, perché qua avremo tutte quante le riprese in contemporanea. Quindi poi successivamente andremo a scegliere che angolazione e che inquadratura andare a prendere. Nella scatola poi andiamo a trovare quelle che sono le istruzioni ovviamente di utilizzo, una comoda custodia per il trasporto per onde evitare di graffiare le delicatissime lenti, mantenimento per il bullet time, che poi vi spiego bene che cos'è e vi dico già che è una gran figata, e poi abbiamo il cavo per collegare la telecamera al computer per scaricare i dati o eventualmente per caricare la batteria. Prima di accendere per la prima volta la telecamera voglio parlarvi degli accessori che ho comprato e che secondo me sono un pochino un must have da avere, perché questa telecamera da sola già così basta fondamentalmente, basta avere un selfie stick con attacco a 3/4 a vite e fondamentalmente siamo già a posto. Ma ci sono delle cose quasi fondamentali da avere secondo me, perché per chi come me la vuole utilizzare in situazioni, non dico estreme, però io la userò in moto o magari in mezzo alla neve, sotto la pioggia, quindi ci sono degli accessori che sono quasi fondamentali. E ora ve li faccio vedere. Parlando di pioggia, è obbligo avere il case a protezione dell'acqua. Il case che ci permetterà di utilizzare la telecamerina in condizioni atmosferiche piovose, nevose e volendo anche sott'acqua. Permette di arrivare fino a 5 metri di profondità. Vi ricordo che questo case ha anche lui un attacco a 3/4 o andando a togliere questo supporto abbiamo comunque un attacco adatto per tutti quanti gli adattatori per GoPro, quindi comunque molto versatile come telecamerina, come accessori. Andando a posizionare comunque abbiamo sempre in vista lo schermino della telecamera e i tastini per poter comandare, quindi comunque questo secondo me è la prima cosa da andare a comprare. Secondo accessorio fondamentale è il selfie stick invisibile. Dico invisibile perché andando ad avvitare la telecamera al selfie stick avremo questa parte completamente invisibile. Quindi è un accessorio fondamentale che ci permette di allungare la telecamera fino a 1,20 m senza andare a rovinare quella che è la ripresa finale. Tutta questa asta nera non esisterà e quindi avremo solamente all'interno delle riprese la mano che tiene il bastoncino da avere assolutamente. Prima io ho parlato di bullet time e non è altro che quest'altro accessorio. A questo aggiungiamo il selfie stick, lo avvitiamo, qui immaginate di avere la 360 e avremo una ripresa a 360 gradi mentre camminiamo, ovviamente sempre con la possibilità di andare ad allungare il selfie stick. Quindi immaginate di essere in mezzo a una piazza con tantissima gente e noi che facciamo roteare questa telecamerina, immaginate che potenzialità di riprese noi possiamo avere. Tutto ciò con queste due aste completamente assenti dalla ripresa. Poi, altri accessori che ho comprato. Il treppiede è quasi fondamentale perché posso andarci ovviamente ad attaccare il selfie stick, creare una base di appoggio che posso allargare, quindi avere molta stabilità e immaginate a 3K questa telecamera riprende a 100 frame, quindi si possono fare delle slow motion
o anche è perfetta per fare dei hyperlapse, ma ancora non ho finito. La telecamera ha in dotazione una batteria di 1050 mAh che dà circa un'autonomia di 40 minuti. Io ho comprato questo sistema con altre due batterie e una ricarica simultanea per entrambe con una potenza di 1200 mAh, quindi dovrei avere un'autonomia leggermente più alta. Il penultimo accessorio non è che un piccolo preservativo che va a protezione delle lenti della telecamera, perché essendo così esposte e quindi a rischio di graffio devono essere coperte in caso di non utilizzo. L'ultimo accessorio che ho comprato sono i cavi di attacco al telefono. Per me risulta un accessorio fondamentale perché la telecamerina si collega sia tramite cavo al telefono che tramite wifi, però il wifi funziona in 5G, quindi bisogna avere un telefono che supporta il 5G. Il mio purtroppo non supporta questa frequenza, quindi si ferma al 4G e questo è fondamentale. Quindi una volta fatta la ripresa, per scaricare la ripresa sul telefonino necessito di questo accessorio. Stavo dimenticando un accessorio fondamentale che ho comprato, il backpack. Praticamente è una fascia che si mette intorno alla vita a cui si va ad attaccare il selfie stick, massima estensione. Immaginate, mentre io vado in moto con questa cosa qua, questa antenna attaccata dietro, posso riprendere me dall'alto mentre guido e tutto quanto il paesaggio. Fenomenale, cioè non vedo l'ora di utilizzare questo accessorio. Ora andiamo ad accendere la telecamera e vediamo come funziona. Primo step da fare, accendere la telecamera. Quindi tramite il tastino in basso la andiamo ad accendere. Sempre col tastino in basso possiamo andare a cambiare le impostazioni. Subito quando si accende parte col menu fotografia, quindi a 18 megapixel abbiamo circa più di 30.000 fotografie da poter andare a scattare. Sempre col tasto sotto possiamo andare a cambiare l'impostazione e passiamo alla ripresa, in questo caso impostato su time lapse. Ricordatevi che a 5.7K a 30 frame al secondo abbiamo più di 167 minuti, quindi poco più di 2 ore. Pigiando una seconda volta arriviamo nel menu impostazioni. Ora metto la telecamerina in piedi e vediamo la funzione con l'applicazione. Una volta comprata la telecamerina, ricordatevi di scaricare la sua applicazione dedicata, che è la Insta360 One X. Ogni prodotto della Insta ha la sua applicazione dedicata. Io ho già collegato la mia telecamerina al telefono tramite il cavo, perché come vi dicevo prima non supporta il 5G purtroppo. Facciamo partire l'applicazione. Tanto riaccendo la telecamera che si è spenta, è andata in stand-by. Per far partire la telecamera, quindi diciamola così in live, basta cliccare sul tasto, questo qui della macchina fotografica, e praticamente siamo già attivi. Come potete vedere io tranquillamente posso spostare l'inquadratura in tempo reale, tra sopra, sotto, dove voglio. In questo caso sono la funzione fotografia, in questo caso sono la funzione ripresa. Quindi facciamo un veloce video, così poi vi faccio vedere la funzione dell'editing successivo. Registro e non sposto assolutamente la telecamera, lascio stare così. Una volta fatto il video, per poterlo scaricare uscendo quindi dal live, abbiamo le varie riprese effettuate. In questo caso io voglio questa qua da l'ultima effettuata e gli dico scaricamela all'interno del telefono. Una volta che la carica, noi andiamo a pigiare questo tasto qua su in cima che è download e lui attualmente, eccolo qua, ce lo sta scaricando all'interno del telefono. Procedimento fondamentale per andare a effettuare l'editing. Automaticamente l'applicazione lo fa partire a rallentatore perché ci permette di avere una funzione di editing più precisa. Quindi mettiamo caso, questa come vedete è la ripresa fondamentale. Ora tolgo l'audio, se no non riesco a parlare bene. Questa è l'inquadratura iniziale. Io gli dico, da questa al secondo 5 voglio che tu mi arrivi a questa inquadratura. Andrò a pigiare e gli andrò a creare un pivot point, quindi un punto di passaggio. Noi andremo a cliccare. Al secondo 8 vorrei che tu mi finissi con me con questa smorfia bruttissima, però pivot point. Per non vederlo rallentato andiamo a scaricare la situazione nel telefono, quindi cliccando export possiamo scegliere anche di caricarlo su Facebook, Instagram, YouTube direttamente. Io decido di farlo in locale, quindi all'interno del telefono. Ora ci vorrà un minutino perché passi, perché l'informazione è veramente tanta, però ci dà, guardate, una preview.
io con 2 soli passaggi ho creato tutto il movimento nella mia ripresa. Finisce gli ultimi secondi, li fa lì perché ho dato come ultimo pivot point questo. E questo è una cosa veramente molto semplice. Non vi faccio vedere altre funzioni perché all'interno del mio canale andrò a creare una rubrica dedicata alla Insta360 con tutte quante le funzioni e tutte quante le possibilità di utilizzo, quindi rimanete sempre aggiornati, ragazzi. Ci divertiremo con questo gioiellino. Ragazzi, iscrivetevi al canale e cliccate anche sulla campanina, così da rimanere sempre aggiornati. Ciao ragazzi!